Questo programma è offerto da... Salve amici, ben ritrovati a tutti. Oggi siamo qui per testare l'ultimo dei modelli 600 di casa CZ, la Lux con calciatura in legno. Il calibro scelto è il 308 Winchester. Su questa carabina ho deciso di montare un'ottica di buon livello, uno Zeiss Conquest V4 con ingrandimenti variabili 312 ed una campana da 56 mm. Le munizioni che utilizzerò per questo test sono le Federal Premium con palla Hybrid Hunter da 168 grani. Bene, io adesso cedo la linea a Valentino per le consuete spiegazioni di rito. Noi ci vediamo al poligono con Antonio per l'azzeramento di arma ed ottica e poi naturalmente ci vediamo per la prova a caccia. Eccoci tornati alla Z vitivinicola La Spinosa. In presenza dell'intera gamma CZ600 disponibile presso Bignami. Possiamo vedere qui sul nostro tavolo, partiamo da destra, dalla mia destra, abbiamo la CZ Alpha calibro 300 Winchester Magnum che abbiamo visto in un video precedente che trovate qua sopra. Poi abbiamo la 600 Ergo e la 600 Lux. Quest'ultima la protagonista del video di oggi. Vediamola nel dettaglio. Notiamo subito che ha delle dimensioni piuttosto compatte. Partiamo dalla canna che è da 20 pollici infatti, appunto per mantenere le dimensioni relativamente ridotte. È 20 pollici ma è bella massiccia, infatti dà una bella sensazione di robustezza. È filettata, involata, con un pratico coprifiletto. Il filetto è M15x1, quindi ci sono tantissimi freni di bocca e accessori che potete montare, alcuni ove consentito, mentre noi possiamo solo mettere i freni di bocca. Pazienza. Il mirino è di tipo regolabile coperto in fibra ottica, con una copertura tipo arma scout, se vogliamo, che la previene dal danneggiamento per eventuali urti. Segue un'attacca di mira posteriore. Il mirino è regolabile in altezza, la posteriore in deriva, per avere un perfetto azzeramento. Vediamo che la stina paramano di questa calciatura in noce selezionato europeo è contraddistinta da un puntale più scuro in legno multistrato. Segue appunto la parte in noce con questo zigrino fatto a squama di pesce molto particolare, per nulla fastidioso, ma allo stesso tempo assicura bene la mano. Continuiamo con l'azione, che è la nuova 600, caratterizzata da un movimento molto fluido, come possiamo vedere. La moneta d'armamento ha il pomello, anch'esso in noce selezionato, presenta una curvatura particolare che la rende particolarmente svelta da impiegare, arriva subito al dito. È una caratteristica ergonomica interessante in un'arma, tra virgolette, fine, se vogliamo. Il pacchetto di scatto è quello nuovo della CZ600, che ha la particolarità di essere, come vediamo, estremamente pulito e estremamente netto, piuttosto leggero. Io non sento personalmente il bisogno di uno stacker. Ed è regolabile comunque. Nel caso vogliate metterci in mano, raccomandiamo sempre di andare da un professionista. All'azione è collegato il caricatore prismatico, in questo caso è quello per il 308, quindi è compatibile con tutti gli altri calibri disponibili per la gamma 600, 6,5 Creedmoor, eccetera. E si estrae tramite l'uso di questo pulsante che lo fa uscire in maniera estremamente fluida, come vediamo. Continuando indietro abbiamo sempre
questo zigrino sempre a scuola di pesce che ritroviamo sui lati della pistol grip. Pistol grip che, come abbiamo visto anche nel precedente video, nasconde alla sua radice la sicura manuale che noi possiamo inserire e togliere da sopra. È reciprocante, quindi di conseguenza abbiamo anche un avviso visivo di quando è ingaggiata. La pala ha un disegno classico Monte Carlo, come vediamo, per destre mani, particolarmente confortevole e naturale, almeno per la mia impostazione, e termina con un calciolo moderatamente ammortizzante che copre perfettamente il profilo. In fondo troviamo la maglietta portacinghia, molto classica in metallo, identica a quella che abbiamo qua davanti. E sto scatto è da dipendenza, è spettacolare. All'arma è stata abbinata tramite anelli EAV una Conquest V4, questo è un 312x56 estremamente luminoso ed è dotata del classico reticolo Z-Plex. Ha la classica ghiera per gli ingrandimenti molto morbida, con un inserto leggermente sporgente che ci consente di prenderla meglio, e torrette coperte con click da 1/4 di mano. Questo binomio arma-carabina viene completato da un terzo componente, che è, appoggio un attimo, che è il nuovo Victory RF Rangefinder 8x42. Lo troviamo dentro questa bella pratica confezione in cordura ed eccolo qua. Le dimensioni sono piuttosto compatte, se pensiamo che è un binotelemetro 8x42 con una portata di 2300 metri, notevole, la qualità delle lenti Zeiss e la possibilità di interfacciarsi con la Zeiss Hunting Map, che grazie ai dati che vengono forniti dal binotelemetro per quanto riguarda distanza e anche una parte di condimeteo, riesce a calcolare una traiettoria balistica in base al profilo della vostra cartuccia. Si possono memorizzare fino a 9 profili, il che ci consente di spaziare praticamente su tutto quello che è il nostro setup per la caccia. Ora non resta che azzerare la carabina e provare questo trinomio a caccia. Salve a tutti, eccoci di nuovo al tirasegno nazionale di Lastrasegna per azzerare la nuova CZ600 con calciatura in legno, munita di ottica Zeiss Conquest V4 312x56. Useremo per questo azzeramento, che è già stato fatto in azienda, useremo le palle della Federal Premium con le palle Berger, munizionamento Federal Premium con palla Berger da 30-68 grammi. Come ho già detto, è stata azzerata in azienda, quindi proveremo a 100 metri di fare la rosata, dopodiché vedremo il risultato.
L'arma era già stata azzerata perfettamente in azienda, per cui non ci resta che andare a prendere il bersaglio e vedere il risultato. Allora amici, eccoci qua al Risultato del tiro della nostra CZ600 600, con esatto. calciatura in legno. Allora, diciamo un po' cosa Allora, è successo. questa era l'azzeramento fatto dalla Vignale. azienda, bene? Quindi direi più che ottimo, perché non c'è Sono stato qua. da ritoccare assolutamente Esatto. niente. Tirava leggermente a Sì, destra, leggermente a destra. probabilmente è anche il modo di sparare, Sì, e sì, certo. cioè la fisionomia anche del tiratore. Anche perché le altre due sono Sono andate, andate esattamente lì. pienamente nella muscia. Per cui diciamo questa ora, a parte il primo che chiaramente magari a canna fredda, poi le altre due un po' a canna più calda, però insomma dai, come rosata ci siamo. Ci siamo. E cosa abbiamo fatto poi? Potendolo utilizzare anche sui 200 metri, abbiamo dato alcuni clicker, sempre riprovando alla distanza di 100 metri, per avere la certezza di essere nel selvatico anche alla distanza. Nell'area vitale, fino alla a distanza, 200 metri, sì, 250 metri, per cui abbiamo fatto le correzioni e l'abbiamo portata nei canonici 4-5 cm sopra la muscia. Esatto. Bene, a questo punto Antonio Non ci resta che portarla portarla a a caccia. caccia. La prova al poligono ci ha confermato che arma, munizione ed ottica sono molto precisi ed affidabili. A questo punto non ci resta che provarli sul campo. Venite con me, seguitemi. Anche per questo test utilizzerò il binotelemetro della Zeiss, il Victory RF 8x42. Le caratteristiche tecniche le ho indicate nel test dedicato alla Mossberg MVP. Se non lo avete ancora visto vi consiglio di andare a vederlo, vi lascio il link qui sopra. Per la realizzazione di questo test ho individuato un posto davvero particolare, una vigna che è proprio qua dietro, sotto la quale c'è un campo molto grande in cui i tiri possono variare da 100 a oltre 300 metri, sfruttando così al massimo le caratteristiche di questi prodotti. Andiamo a vederlo insieme. L'animale è andato giù, vado a fare il recupero. Dovrebbe essere giù di qua. Un maschio adulto, eccolo lì. Eccolo qua. Dove gli ho tirato e dove è rimasto. Adesso mi sistemo e faccio le conclusioni. Eccolo qua il nostro bel maschio adulto. È stata una bella azione di caccia, avete visto? Gli animali erano dalla parte opposta di dove ero posizionato io. Il tiro non era eccessivamente lungo, intorno ai 170 metri, ma dovevo tirare fra i rami, quindi ho dovuto aspettare che l'animale si posizionasse nel miglior modo possibile per poterlo abbattere sul posto. Veniamo alle conclusioni finali di questa CZ 600, l'ultimo dei modelli 600 di casa CZ. Ancora una volta siamo a parlare di affidabilità e qualità costruttiva. Quest'arma è bella oltre che ben costruita, infatti la calciatura in legno di stile europeo è realizzata in noce ricercato, così come il rivestimento del pomello dell'otturatore, che conferiscono all'arma un alto valore estetico, ancorché si tratti di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. La manetta dell'otturatore si impugna molto bene anche con mani guantate e la scorrevolezza non lascia dubbi
La canna è realizzata in acciaio rotomartellata a freddo, il peso dell'arma si attesta intorno ai 3,7 kg senza ottica, peso che sale ai 4,2 kg con quest'ottica montata, che è uno Zeiss Conquest con ingrandimenti variabili 312 che con la sua generosa campana da 56 mm ne fanno il compagno perfetto per i tiri a crepuscolo o comunque in condizioni di scarsa luminosità. Avrei preferito sicuramente la presenza di un correttore di parallasse, ma come ben sappiamo il brand su questo tipo di ingrandimenti non lo monta. Se dovessi fare un acquisto personale, a titolo personale, sceglierei senz'altro quello con il reticolo illuminato, perché dà una grossa mano nei tiri a crepuscolo in condizioni di scarsa luminosità. La qualità costruttiva delle lenti è nota ormai a tutti, per cui non vado a far altro che aggiungere quello che tutti sanno in merito al brand Zeiss. Veniamo alle munizioni. Le Federal Premium con palla Hybrid Hunter da 168 grani le ho già utilizzate in altri test e si sono dimostrate sempre all'altezza della situazione, mi hanno dato delle belle soddisfazioni. La caratteristica che contraddistingue queste munizioni è la forma della palla, infatti l'apicale ha un design tangente secante che garantisce un'alta stabilità in volo e quindi conferisce un alto coefficiente balistico. La propulsione è affidata ad una polvere particolare che ne fanno una munizione ideale per il tiro a lunga e lunghissima distanza, ma come avete visto anche negli altri video si comporta molto bene anche alle corte e medie distanze. Bene, io scarico l'arma e mi raccomando sempre raccogliete i bossoli, perché i primi a dover tutelare l'ambiente siamo proprio noi cacciatori. Bene, io mi fermo qua, vi do appuntamento ad altri test di prodotti importati da Bignami, naturalmente sempre sul nostro canale cacciatoriveri.tv. Questo programma è stato offerto da